Oh, mistero risolto. Che cosa? Ora vi spiego. Una cosa che non avevo mai capito di questo utensile della Parkside, ma che mi ha fatto dannare. E poi, grazie a voi nei commenti, ho risolto il problema. Quindi, ragazzi, commentate sotto i video. Lo so, io non rispondo a tutti, ma ci sono giornate in cui ricevo 600-700 commenti, rispondo ai primi e poi non ce la faccio più. Comunque, oggi leggiamo il volantino, guardiamo gli utensili della Parkside che troveremo nelle uscite comprese fra giorno 31 ottobre e 6 novembre 2022. Mettiamo il volantino sul bancone e facciamoci una scorpacciata di questi utensili commentandoli, e per quelli che già ho provato e possiedo vi lascerò ovviamente il link nel primo commento nella descrizione, ma ve li commenterò comunque durante la lettura. Iniziamo. E allora, innanzitutto, prima di iniziare voglio farvi vedere questa matita, perché in tantissimi mi chiedete cosa utilizzo, vedete la scritta Parkside mentre indico, ma in molti non sanno cosa sia. È una matita da lavoro che sostituisce la classica matita rossa da muratore, per capirci, però questo è il portamine, quindi permette di allungare la mina man mano che si va utilizzando. E qualcun altro mi ha chiesto come si ricarica, perché è uscita un po' di tempo fa, non ricordo quanto tempo, e per mettere le mine, ragazzi, basta semplicemente aprire il coperchietto, ma non so quando verrà riproposta, mi pare costasse attorno a 3 euro. Comunque, continuiamo con la lettura del volantino. Allora, il primo articolo che troviamo in alto sulla sinistra è il martello demolitore, la versione più grande della Parkside, quindi anche il più potente. Ha infatti 50 joule di potenza massima, serve per rompere calcestruzzo, pietre, opere murarie, eccetera, eccetera. Ha anche l'impugnatura ammortizzata. Quest'altra impugnatura invece è regolabile a 360 gradi e il numero di colpi è regolabile pure su 6 livelli, da 200 fino a 2100 al minuto. La potenza massima sarà di 1700 watt e costerà 149 euro. Tra l'altro ha anche la valigetta che permette di trasportarla agevolmente, perché ha un'impugnatura sulla parte alta e le ruote nella parte posteriore, quindi si può trasportare come un trolley. In dotazione vengono date anche una punta a scalpello piatta, una invece appuntita, poi del grasso, le spazzole e la chiave a brugola, ipotizzo per sostituire le spazzole. Ed effettivamente è molto potente. Poi tra l'altro anche chi lo possiede ha scritto alcune recensioni, alcuni pareri su Facebook, e ho letto sempre dei pareri molto favorevoli riguardo questo utensile, quindi diciamo che si posiziona in quella fascia di utensili per chi ha bisogno di svolgere un lavoro che richiede attrezzatura professionale, ma che effettivamente per chi lo acquista per un lavoro, 2-3 lavori occasionali, allora può andare bene. Non so quanto possa resistere in un cantiere sotto sforzo, quindi lavorando continuamente, con il rischio di usurare alcune parti, perché effettivamente non ha nulla a che vedere con utensili professionali nati appositamente per stare in cantiere. Specifico questa cosa perché in tanti acquistano questi prodotti perché hanno una buona potenza eccetera, lo portano in cantiere, dopo 2-3 giorni di lavoro possibilmente l'utensile si fonde, perché sono degli utensili nati per poter resistere a un tot di ore di lavoro che in ambito domestico possibilmente si accumulano nel giro di 10 anni, invece in un cantiere si accumulerebbero in meno di un mese. Comunque, lo stesso discorso vale per tutti gli utensili della Parkside. La roditrice invece, più in basso, che vi ho già recensito, serve per tagliare il metallo. Questo tipo di utensile permette di eseguire dei tagli anche articolati con delle forme che non siano perfettamente dritte, come potrebbe essere con una smerigliatrice eccetera, e lo fa semplicemente rosicchiando il metallo, quindi permette di asportare, grazie ad un pistoncino che fa su e giù, delle piccole lunette di metallo con uno spessore super giù di 5 mm. Questo va calcolato durante il taglio perché è del materiale che ci troveremo in meno. Se dobbiamo eseguire un taglio da 10 cm, utilizzando questa, se ci manteniamo nel margine interno della linea, ovviamente poi sia a destra che a sinistra avremo 1 cm in meno come larghezza. Recentemente è uscito il modello a batteria che avrei voluto comprare ma che non ho trovato disponibile, ma questo l'avevo comprato la volta precedente. Sono stato sfortunato perché il mio modello non è riuscito benissimo, aveva pure un filo che fuoriusciva dalla parte alta. Comunque permette di tagliare diversi spessori di metallo, addirittura l'alluminio 2,5 mm, e poi in base al tipo di metallo arriva a 0,8 mm. Andate a dare un'occhiata alla mia recensione del modello precedente perché la spiego tantissime cose. Questa invece è la levigatrice a penna multifunzione. Anche questa funziona bene, ma è un utensile da hobbista. Se dovete utilizzarla per svariate ore consecutive rischia di surriscaldarsi e potrebbe in teoria dare problemi. Io ne ho più di una, effettivamente l'ho utilizzata a giro, ma tutte le volte che l'ho utilizzata è andata benissimo. L'unico difetto che ho riscontrato su uno dei due modelli che possiedo è che a un certo numero di giri, non ricordo quale, inizialmente vibrava. Poi l'ho aperta, ho messo degli spessori con le spugnette che utilizzano i vetrai per non fare sbattere i vetri fra di loro durante il trasporto. Le ho posizionate all'interno in modo da assicurare il motore, perché purtroppo aveva un alloggiamento che non era stato sagomato bene, insomma si muoveva. Quindi in quel modo ho risolto, non fa più nessun rumore e lavora perfettamente. All'interno della confezione vengono dati diversi accessori per poter tagliare, forare, smerigliare, incidere eccetera, più un'asta per poter tenere sia il cavo nel caso in cui sia necessario, che appendere lo stesso utensile sfruttando un gancetto sulla
sulla parte alta e costerà 24,99 €. Ora io non ricordo i prezzi degli anni precedenti, ma se andate a guardare le mie recensioni di questi prodotti dico il prezzo all'inizio della recensione. Sempre a proposito delle pieghetrici a penna, troviamo anche gli accessori, 276 pezzi. Se è lo stesso cofanetto che è uscito un po' di tempo fa, dovrebbe avere anche la base che permette di ruotare il tutto e quindi poter prendere l'accessorio che ci serve in modo da poter scegliere più facilmente, insomma, gli inserti da prendere. Comunque sia, secondo me il rapporto qualità-prezzo è conveniente perché abbiamo 276 pezzi a 17,99 €, ma considerate che all'interno potreste trovare anche accessori che non mi interessano, quindi valutate anche alcuni link che potrei lasciare nel primo commento e nella descrizione. Più in alto sulla destra invece tornano le smerigliatrici eccentrica oppure levigatrice orbitale. Anche di queste ve ne ho già parlato più di una volta, ho già fatto diverse recensioni, quindi non vi commento più di tanto, ma vi invito sempre ad andare a guardare il video apposito dei due prodotti. Questa invece è la molatrice da banco. Ogni volta ripeto le stesse cose perché la stanno riproponendo, praticamente ogni 2-3 volantini la ripropongono, vogliono disfarsi di tutti gli invenduti. Infatti questa volta addirittura in sconto costava 39,99 €, scontata di 5 € sarà 34,99 €. Ha questa mola più grande che permette di affilare coltelli eccetera, quest'altra invece è la classica mola per poter smerigliare, insomma lucidare eccetera eccetera. Questa lavora a secco, questa invece è in questa vaschetta con l'acqua, ci permette di lavorare appunto a umido. Il numero di giri della mola a umido, quindi quella più grande, sarà di 129,5 metri al minuto, quella più piccola invece sarà di 2980 al minuto. Se decidete di comprare questo articolo, però, una volta arrivato a casa provate ad accenderla subito, perché uno dei modelli che ho recensito mi dava un problema sull'avviamento, il motorino andava sotto sforzo ma praticamente non partiva. E fate attenzione pure che le mole siano dritte, allora se sono leggermente fuori asse può andare, non succede nulla. Meglio se non siano storte perché provocano anche vibrazioni, ma se sono troppo storte allora no, potrebbe essere un problema. E andate a guardare anche per questa il video nel primo commento e nella descrizione. Poi a destra un articolo che non ho mai provato, quindi un igrometro o termometro e un anemometro. Sono due articoli, questo a colpo d'occhio mi era sembrato il misuratore dei decibel, e uno serve per misurare la velocità del vento, l'altro invece serve per misurare l'umidità e il costo sarà 17,99 € sia per uno che per l'altro. Ancora più in basso ci sarà il saldatore ricaricabile a 12,99 €. Questo è un saldatore che ha una batteria da 4 volt, 1,5 ampere all'interno dell'impugnatura che si ricarica tramite presa USB e che permette di saldare anche all'aperto. Se è uguale alla versione che possiedo io, ma noto una piccola differenza sul tastino di accensione, quindi io possiedo questa, sì, c'è qualche piccola differenza. Questo richiedeva di mantenere premuto a lungo il tastino per poter saldare, questa invece mi sembra che sia leggermente diversa, quindi non mi pronuncio più di tanto, ma vi dico che come tipo di articolo è molto comodo per poter lavorare dove non c'è una presa elettrica e costerà 12,99 €. Queste invece sono delle t-shirt da uomo, a quanto pare era finito l'inchiostro per le stampe perché se una è tutta bianca e l'altra invece è tutta nera. Saranno 3 magliette a 9,99 €. Guanti da lavoro 3,99 €. Ragazzi, io ne ho un'infinità, ogni volta che escono io ne compro un paio perché sono molto utili anche per la sicurezza, per salvaguardare le nostre mani, soprattutto quando si prendono dei legni che possono avere delle schegge che si conficcano nelle dita oppure comunque mattoni taglienti eccetera, meglio proteggersi. In alto sulla sinistra della pagina successiva invece troviamo un set di cacciaviti E-Bit, 37 pezzi a 9,99 €. Anche qua ottimo rapporto qualità-prezzo con dei piccoli cacciaviti che servono anche a fare dei lavori di precisione. Non sono i mini cacciavite per esempio per gli orologi o per gli occhiali, ma questi vanno bene per svitare tutte quelle piccole viti che con i cacciaviti più grandi non si possono svitare. E c'è anche una base che permette di fissarla a muro più un cacciavite che in realtà non ha un intaglio ma ha un innesto esagonale da 1/4 di pollice che può alloggiare all'interno gli inserti esagonali degli avvitatori. Qualunque tipo di inserto anche che avete già in vostro possesso è perfettamente compatibile con questa impugnatura. Sulla destra invece ci saranno dei set di chiavi a brugola, esagonali oppure a stella, e queste sono molto comode perché permettono di stringere con molta forza, perché avendo questo tipo di impugnatura si afferra, si gira, si avvita con molta forza, ma soprattutto quando si deve svitare una vita che si è impuntata, allora in quel caso si può impugnare veramente con comodità e rendono il lavoro molto più facile. Tra l'altro sono un pochettino più lunghe rispetto alle classiche chiavi a brugola, quindi permettono di arrivare più in profondità rispetto alla profondità che si raggiunge di solito, e costeranno 9,99 € ogni set. Da questa parte troviamo invece un set di punte per trapano, 22 pezzi, con un'idea molto simpatica, quindi ricorda la forma di una lattina di birra e all'interno ci saranno sia degli inserti per l'avvitatore, delle punte di trapano, sia per metallo, per legno, insomma per il muro. Molto simpatico, 8,99 €. Anche il prezzo per essere 22 pezzi insomma non è alto, speriamo che almeno all'interno i prodotti siano validi perché questa mi piace e voglio comprarla. E poi ritorna il set di punte maschi per poter creare
filettare il foro con il giusto diametro e poi poter filettare eventuali fori sia sul metallo, sulla plastica eccetera. È un lavoro che va fatto ovviamente sia con l'aiuto del trapano per quanto riguarda la foratura, che con un'impugnatura particolare che ci permette di praticare i fori filettandoli oppure rifacendo una filettatura danneggiata. Comunque vi lascio anche per questo il link nel primo commento nella descrizione per poter vedere il video. Ancora a fianco a questo troviamo un set di ganci, rondelle, set di dadi esagonali eccetera. Su questo c'è poco da commentare, vi dico solo che il prezzo è ottimo e i dadi saranno di due tipi: il classico dado e poi il dado autobloccante, che permette di poterlo fissare su tutti quei macchinari che hanno delle vibrazioni che potrebbero provocare uno svitamento. Invece, avendo il sistema autobloccante, questo non può succedere. Poi più in giù ci saranno un set di spazzole metalliche, 4 pezzi, potete utilizzarlo per tantissimi scopi, per pulire dalla ruggine, per spazzolare insomma, ma io lo utilizzo anche per rimuovere e pulire le saldature. Dopo che ho martellato la scoria, con questo riesco a pulirlo per bene. Sarà un set che comprende sia 3 spazzole più grandi con diverse durezze di setole e uno spazzolino un po' più piccolo. Poi un calibro digitale, anche questo recensito, il goniometro, pure questo recensito, molto validi, me l'avete visto utilizzare 1.000.000 di volte, e costeranno 9,99 €, almeno su questo il prezzo è rimasto invariato. Poi delle ruote, 1, 2, 4 pezzi in base alla misura, al costo di 5,99 €. E il prezzo conviene perché se date un'occhiata nei vari brico, ogni ruota costa almeno 10-15 €, soprattutto queste che hanno il rivestimento in gomma, quindi non rovinano le superfici, per esempio parquet eccetera. Da quest'altra parte finalmente mistero risolto. Allora guardate, ci sono degli accessori che servono per la pittura dei muri, quindi spatola, frattone, miscelatore per intonaco e colore. Questo va messo nel trapano, inserito nel colore che dobbiamo miscelare sia per realizzare delle nuove tinte perché abbiamo aggiunto acqua eccetera. Una volta avviata la rotazione ci permette la miscelazione. Attenzione, fatelo piano perché il colore potrebbe schizzare ovunque, quindi partite con dolcezza. Quando si crea una sorta di vortice nel colore allora si sta mischiando. Questo è il frattone, vabbè, sapete come si utilizza. Questa invece è una spatola particolare perché ha questa parte che ci permette di aprire anche i contenitori del colore, questa altra parte che funge da spatola per raschiare, quest'altra parte appuntita insomma, ma quella che mi piace di più è questa parte a mezzaluna che permette di pulire il rullo dal colore prima all'interno del secchio e poi quando abbiamo finito lo stiamo lavando sotto l'acqua, possiamo pulirlo perfettamente ragazzi, si pulisce in 2 secondi, quindi comodissimo. Ma il mistero risolto riguarda quest'altro tipo. Allora avvicino il volantino, guardate, se osservate questa spatola c'è questa parte più larga che è una normale spatola e poi l'impugnatura con un bit inserito nella parte posteriore. Mi sono sempre chiesto a cosa servisse. Nell'ultima lettura del volantino ho fatto la domanda a voi, gentilmente mi avete spiegato appunto nei commenti, e questo bit nella parte alta serve per esempio a chi si occupa di cartongesso a poter stringere quelle viti che eventualmente non sono state strette bene e mentre si applica il gesso eccetera, se ci si accorge che una vite sporge più del dovuto si stringe. Quindi comodissima, specifica per chi lavora col cartongesso. E allora ragazzi, anche questo volantino è finito, ma non chiudete. Voglio prima invitarvi ad andare a dare un'occhiata all'ultimo video che ho caricato che riguarda, se vi piacciono le automobili, un particolare stereo touchscreen bellissimo, grande, con tante funzioni che ho appena recensito. Se vi piacciono le automobili date un'occhiata perché potrebbe interessarvi. Detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace se il video vi è piaciuto, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!